Buongiorno e benvenuti e benvenute a tutti e a tutte a questo nuovo tutorial di Excel. Oggi parleremo di formattazione dei dati, perché bisogna formattarla, a cosa servono, come si può fare questa formattazione. Prima di andare a vedere questa formattazione dei dati, vi ricordo che questo tutorial fa parte di un gruppo di tutorial che costituiscono un corso completo di Excel, quindi chi vuole seguire il corso completo ha solo da iscriversi al canale, è completamente gratuito. Ricordato questo, andiamo a vedere la formattazione dei dati. Allora, vediamo come si possono formattare i dati nel foglio di Excel. Come dicevo nell'introduzione, la formattazione dei dati è comunque un elemento molto importante di Excel. Perché formattare i dati non vuol dire soltanto, diciamo, un aspetto estetico dei dati, li coloriamo, li scriviamo grassetto, inclinato o quadrato, come vogliamo, ma servono proprio per rendere più efficace il nostro foglio di lavoro, perché tutte queste celle qui che voi vedete saranno piene di dati quando lavorerete, e quindi andare a colpo d'occhio a guardare un dato, una cella, è molto importante, e perché questo accada la formattazione, quindi il colorare i dati, il testo formattato in una determinata maniera potrebbe essere molto importante. Adesso andiamo a vedere come si formattano i dati. Allora, di default il carattere che Excel utilizza è il calibri, grandezza 11, dimensione del carattere. Vi voglio ricordare una cosa: 14 punti di carattere costituiscono un carattere alto mezzo centimetro nella realtà quando lo stampate, quindi mezzo centimetro è l'altezza di un quadretto del quadernone a quadretti delle medie, delle superiori, il quadretto quello un pochino più grande, perché poi c'è anche quello da 4 mm leggermente più piccolo, ma quella dimensione lì è 14 punti, quindi se noi scriviamo qui il suo doppio, quindi 28 punti, avremo un carattere alto un centimetro. Allora, proviamo a scrivere pizza, per dire, e vediamo che di default appunto il carattere utilizzato è calibri, ma noi possiamo anche cambiare questa formattazione se non ci piace. Selezioniamo la cella, andiamo sulla freccetta in basso e possiamo scegliere tutta questa serie di caratteri. Ce ne sono, adesso qui ve li faccio scorrere, ce ne sono veramente tantissimi, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi diciamo che sicuramente si può trovare un carattere che ci piaccia, che rispecchia, diciamo, i nostri gusti. Ad esempio potremmo cambiarlo, per farvi vedere, possiamo cambiarlo in questo, e quindi formattato con Aroni sarebbe in questa maniera qui. Oppure possiamo cambiarlo e possiamo mettere, ad esempio, se scrivete T vi fa già l'elenco, diciamo, che parte dalla T, quindi poi possiamo andare a vedere altri tipi di carattere. Possiamo mettere Frank. Insomma, si possono trovare tutta una serie di formattazioni del testo. Adesso lo potete sia trovare qui in questo elenco, sia digitare il nome del testo, del carattere, che se lo conoscete, tipo uno digita Arial, che è uno dei formati più conosciuti, e quindi il nostro testo sarà formattato col testo Arial. Bene, andiamo avanti. Possiamo anche dargli ulteriori formattazioni. Se utilizziamo il tasto G gli diamo un grassetto, quindi viene formattato più spesso.
stessa cosa, alta formattazione è il corsivo, quindi viene praticamente inclinato, proviamo a toglierlo, andiamo a vedere questo lo sottolinea, D è sottolineato doppio, due volte, se noi andiamo nel sottolineato semplice, ecco qua, lo possiamo sottolineare anche una volta, quindi questi tre bottoni sono quelli che si trovano anche ad esempio in Word, quindi sono molto comuni e sicuramente li conoscete. Ovviamente qui possiamo anche ovviamente mischiarli, anche tutti e tre, toglierne due, insomma si può fare un po' come si vuole. Altro tipo di formattazione che si possono avere rispetto alla grandezza del carattere lo possiamo guardare qui c'è tutta una serie di numeri che noi possiamo scegliere per definire la grandezza, quindi 20, carattere 20 punti, il carattere diventa con altezza di 20 punti tipografici. Ovviamente noi possiamo scegliere sia da questo elenco 20 oppure possiamo scegliere anche, perché non ci sono tutti, tra ad esempio 18 e 20 manca ad esempio il 19 e così via, noi possiamo tra 14 e 16 manca il 13, noi potremmo scrivere 13 da tastiera e lui automaticamente formatterà l'altezza del carattere con 13 punti. Altra possibilità di formattare l'altezza è data da questi due tastini qui, questa A con la freccetta in alto, questo aumenta e qui lo potete vedere che aumenta, ogni clic aumenta un po', stessa cosa qui, ogni clic diminuisce. Possiamo andare anche, allora intanto facciamo così, ad esempio, con la solita funzione che abbiamo imparato a usare negli altri tutorial, quindi con il quadrato di riempimento trasciniamo e costruiamo copiamo praticamente il contenuto nelle celle adiacenti. Con questo secchiello possiamo andare a versare un colore nelle varie celle, ad esempio potremmo fare questa blu, questa facciamo rosso, questa la facciamo così e questa la facciamo proprio più giallo, questa la facciamo ancora verde, via, verde. Vi faccio notare che questi sono i colori standard che noi possiamo utilizzare, però se noi andiamo qui in altri colori abbiamo tutta questa serie di colori che noi possiamo scegliere, sia quelli standard che quelli personalizzati, quindi adesso non li guarderemo tutti, ma basta cliccare qui e qui c'è il colore corrente e qui il nuovo colore, quindi qui possiamo sceglierli. Adesso io non lo faccio perché mi bastano questi colori qui standard. Un tasto molto interessante, molto importante è questo tastino qui, quest'iconcina che è negli appunti, è un pennello e serve per copiare il formato. Cioè se noi troviamo un formato che ci piace particolarmente, ad esempio possiamo andare a realizzare un formato magari un po' particolare, ad esempio guardiamo questo e andiamo a modificare ad esempio il colore del carattere con questo selettore, andiamo a farlo ad esempio rosso. Ecco che noi abbiamo fatto uno sfondo azzurro con una scritta rossa e mettiamo anche che noi la nostra scritta rossa la vogliamo fare in grassetto, non si vede molto ma l'ho fatto apposta. Se noi mettiamo che questa formattazione ci piace particolarmente e volessimo replicarla, noi possiamo andare a fare copia formato e abbiamo copiato
il formato di questa cella qui, nella cella D3 nella K3. Se noi andiamo a scrivere qui una qualunque parola, lui utilizzerà l'impostazione, quindi la formattazione che avevamo in questa cella qui. Se poi vogliamo copiare questa formattazione su più celle, basta fare due clic. Allora, un attimo, prima la selezioniamo e facciamo due clic e adesso noi possiamo selezionare tutte le celle, e anche in questa cella qui noi non potremo scrivere automaticamente con la formattazione definita nella cella D3. Ovviamente se vogliamo formattare proprio lo stesso contenuto uguale, basta trascinarlo. Adesso vi volevo fare vedere un'altra parte di della formattazione del testo, che è questa parte qua, l'allineamento. Allora, vediamo un po'. Albero, e qui 1, 2, 3. Intanto cosa si può notare? Che tutte le parole, tutti i testi automaticamente Excel li allinea a sinistra, mentre tutti i numeri sono allineati a destra. Questo di default. Noi però possiamo andare a cambiare questa impostazione, albero. L'allineamento lo possiamo guardare in questa zona qua. Questo è l'allineamento, questo a sinistra, che è quello di default. Poi possiamo metterlo centrato nella cella, oppure tutto a destra, oppure possiamo usare queste due freccette che praticamente realizzano uno spazietto piccolo fra il bordo della cella e il testo. Ad esempio, così spostano il testo a destra. La stessa cosa, questo è il contrario. Quindi se noi vogliamo allontanare il testo dal bordo della cella, possiamo farlo con questi due tastini. Poi se noi andiamo a estendere, diciamo, questo carattere qui, questo gruppo di comandi, con questo triangolino qui che guarda verso il basso, si apre questa finestra di dialogo dove ci racconta il testo, il tipo di carattere che è impostato, quindi calibri normale 11, il colore nero, però poi possiamo andare a guardare tutte queste etichette, tutte queste schede. Ad esempio questo è il numero, cioè noi abbiamo la possibilità che questo testo venga considerato, o sarebbe meglio questo, come un numero oppure come una valuta, con tutte queste vari tipi di formattazioni, contabilità, che è una parte della valuta, quindi qui si può mettere ad esempio il simbolo, anzi data, ora, percentuale, posizione decimali. Questo testo può essere formattato come una frazione in modalità scientifica. Poi abbiamo la possibilità di guardare l'allineamento, che è un po' questa parte qui, però c'è ad esempio anche qui la possibilità ad esempio di inclinare il testo, ad esempio, per dire. Allora succede questo, viene inclinato. La stessa cosa che abbiamo un po' da questa parte qua. Allora riprendiamo. Poi c'è una parte bordo. Noi possiamo bordare completamente la nostra cella. Il bordo lo possiamo impostare o da qui, da questa tendina di dialogo. Per adesso non c'è nessun bordo, poi lo possiamo bordare completamente. Qui c'è l'anteprima,
oppure possiamo fare un bordo interno quando se ci sono più celle, possiamo scegliere lo stile della linea e anche il colore. Questa parte qui però la vediamo magari con questa iconcina qui che è più pratica. Il riempimento è quello del colore che abbiamo già visto, poi c'è la protezione che sono cose che vedremo poi in maniera più avanzata. Allora andiamo a vedere come noi possiamo, ad esempio qui, fare con quest'icona del bordo, andare a mettere un bordo. Qui ci sono tutte le possibilità dei vari bordi. Possiamo mettere bordo esterno e avrà riquadrato un bordo. Poi noi possiamo anche selezionare tutta una serie di celle, anche senza niente ovviamente, e oltre al bordo esterno che abbiamo messo prima, noi possiamo mettere anche tutti i bordi, cioè quindi anche i bordini interni, ad esempio così, quindi ogni cella sarà riquadrata. C'è anche la possibilità di disegnarlo un bordo, cioè se noi vogliamo disegnare un bordo, prendiamo questa matita in mano e disegniamo un bordo, semplicemente. Adesso faccio una cosa così tipo cornicetta, ma per farvi capire che possiamo appunto fare un qualunque bordo. Ovviamente questo bordo noi lo possiamo anche non soltanto disegnare di default nero con linea continua, ma possiamo anche fare uno stile linea diverso. Ad esempio potremmo prendere ad esempio questa e potremmo ovviamente fare la stessa cosa. Possiamo anche oltre allo stile linea anche definire anche un colore della linea. Ecco, queste sono tutte possibilità che ognuno può avere per riquadrare magari una cella particolare. Se non ci piace quello che abbiamo fatto e quindi vogliamo cancellare il bordo appena fatto altri bordi, basta andare qui in elimina bordo. Ecco che il nostro cursore diventa una gomma e andrà a cancellare completamente tutti i bordi che noi abbiamo fatto. Quindi ecco fatto. Questo è un cancellarlo puntuale su tutti i bordi. Ok, nessun bordo. Altre cose da guardare in questa zona di formattazione del carattere dell'allineamento è quest'icona qui. Quest'icona qui fa un'operazione, unisce e allinea al centro, cioè unisce il contenuto di due celle. Ad esempio, se noi volessimo unire questa cella con questa cella in una cella più grande, possiamo farlo. Vi ricordo che se facciamo questo, quindi se succede questo, che uniamo le due celle, tutte e due le celle hanno una formattazione ovviamente diversa, però viene presa in considerazione solo la formattazione della cella di sinistra. Li clicchiamo tutti e due, li uniamo. Unendo le celle viene mantenuto solo il valore in alto a sinistra, gli altri valori verranno eliminati. Ve lo ricorda anche in modo che uno non sbagli e poi non si cancelli quindi dei dati che magari servivano. Ecco fatto. Quindi noi possiamo unire le celle. Ovviamente come le possiamo unire le possiamo anche dividere, quindi possiamo tornare allo stato iniziale. Queste sono due celle, però i dati che c'erano prima ovviamente non ci sono più. Quindi questa unicicelle può essere utile, però bisogna fare un po' attenzione a questo comando. Per questo tutorial è tutto, io vi saluto e al prossimo tutorial. Un saluto.